Benvenuti sul mio canale e anche oggi proseguiamo con la rubrica spunti e spunti e a questo riguardo vi propongo questo punto che è veramente particolare. È comunque un punto blocchetti, ma i blocchetti sono distribuiti in maniera differente. Mi piace tanto l'effetto che fa, che comunque dove ci sono i doppi blocchetti sembra quasi un quadrifoglio, dopodiché viene diviso da questa riga. È un punto molto adatto per molti accessori, anche perché la sua lettura si può leggere in questa maniera o si può vedere verso il basso, quindi molto adatto per fare bordi, stole, sciarpe, messo in questa maniera, quindi la parte corta resta già rifinita. Ovviamente se ne lavoro una metà in un modo e l'altra metà in maniera speculare e avete una stola, una sciarpa che non ha bisogno di rifiniture, vi resta una sciarpa o una stola che non ha bisogno di rifiniture, perché la rifinitura la dà il punto stesso. E senza aggiungere altro vi lascio alla spiegazione del punto. Per il punto che andremo a fare oggi avremo bisogno di un multiplo di 12 più 1. Io ho già montato per questo campione 36 più una catenella per un totale di 37, alle quali andrò a fare una catenella aggiuntiva per voltare. Dopodiché entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto con un punto basso. Faccio 4 catenelle di separazione, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta catenella utile e vado a fare un punto basso. Dopodiché proseguo con le 4 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile e vado a lavorare un punto basso. Di nuovo faccio le mie 4 catenelle e conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile con un punto basso, 4 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta, punto basso, di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile con un punto basso e vado a finire la riga in questa maniera. Sono arrivata alla fine, ho lavorato le ultime 4 catenelle di separazione, ora vado a fare il punto basso nella quarta catenella utile, che è anche l'ultima che abbiamo a disposizione, e faccio un punto basso. Una volta fatta la riga numero 1 giro il mio lavoro e siamo pronti per la riga numero 2, quindi entro nel punto che ho subito sotto e lavoro subito un punto basso lasciandolo un po' morbido. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, qui, e lavoro un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti, quindi salto questa parte di archetto, salto il punto basso, entro nell'archetto numero 2 e faccio 3 punti alti. Fatti 3 punti alti, aggiungo 3 catenelle, dopodiché entro nell'archetto nello stesso archetto che sto lavorando e vado a fare un punto basso. Risalgo con 3 catenelle, rientro nello stesso archetto, quindi siamo ancora nell'archetto numero 2 e vado a fare 3 punti alti. Fatti questi 3 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto dopo, quindi noi siamo qua,
ci spostiamo nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto di nuovo nell'archetto successivo e vado a lavorare i 3 punti alti. Una volta fatti i 3 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nello stesso archetto e lavoro un punto basso, risalgo con le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base e faccio un altro gruppo di 3 punti alti. Vado nell'archetto successivo e lavoro i miei gruppi di 3 punti alti, 3 catenelle, un punto basso nello stesso archetto di base, 3 catenelle e di nuovo 3 punti alti nello stesso archetto di base. Dopodiché entro nell'archetto successivo, che è anche l'ultimo, con un punto basso. Faccio 2 catenelle di separazione, entro nel primo punto basso e lavoro un punto basso e così ho chiuso anche la riga numero 2. Questo è un punto molto bello perché resterà smerlato, quindi adattissimo per stole, sciarpe. Ovviamente ne verrà lavorata una metà, dopodiché ci si riaggancia l'altra metà e restano gli smerli da tutte e 2 le parti, oppure bordi per maglioni, polsi. È un punto davvero tanto bello. Detto questo, devo partire con il giro successivo, quindi faccio quello che sostituisce il mio punto alto. Nel mio caso andrò a fare punto basso su punto basso, però come dico sempre, voi lavorate nella maniera che vi è più comoda e che viene più incontro ai vostri gusti. Detto questo, appunto, ho iniziato con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, entro nell'archetto successivo, quello formato dalle 2 catenelle, e lavoro 2 punti alti. Dopodiché aggiungo 3 catenelle e vado a fare un punto basso nell'ultima catenella utile, quella centrale. Quindi qui ho i miei punti alti, qui ho le 3 catenelle, vado nella terza catenella utile, come se dovessi chiudere un giro a punto alto. Dopodiché vado a fare 5 catenelle di separazione e vado a fare la stessa operazione. Qui entro nell'ultima catenella utile partendo dal basso con un punto basso, dopodiché aggiungo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro qui nell'archetto formato dalle 2 catenelle, qua in mezzo ai gruppi di punti alti, e vado a lavorare 3 punti alti. Dopodiché aggiungo le 3 catenelle di separazione e vado qui, praticamente salto 1, 2, 3 punti alti, entro qui nella terza catenella partendo dal basso e mi chiudo con un punto basso. Dopodiché faccio 5 catenelle e ripeto l'operazione dall'altra parte, quindi vado sull'ultima catenella utile e lavoro un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle e lavoro 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a fare il punto basso qui in cima. Di nuovo faccio 5 catenelle e ripeto l'operazione sull'altro gruppetto di punti.
quindi punto basso sulla terza catenella utile partendo dal basso. Dopodiché vado a farmi le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo archetto utile, quello formato da 2 catenelle, lavoro 2 punti alti, dopodiché con un punto alto vado a chiudermi nel punto basso ed ho finito anche questa riga. Fatto questo, giro il mio lavoro, faccio un punto basso subito qua sotto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto dopo i punti alti, questo, e faccio un punto basso. Dopodiché entro nell'archetto formato dalle 5 catenelle e vado a fare 3 punti alti, tre catenelle, rientro nello stesso archetto e faccio il punto basso, 3 catenelle e 3 punti alti. Entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso, 3 catenelle di separazione. Una volta fatte le 3 catenelle di separazione, salto questi punti alti e vado a fare un punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato dalle 5 catenelle e faccio 3 punti alti, 3 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto di base con un punto basso, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto e faccio i miei 3 punti alti. Mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto basso, aggiungo le 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto dopo e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di 5 catenelle, lavoro 3 punti alti, tre catenelle di separazione, entro nell'archetto, nello stesso archetto e faccio un punto basso, di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base, faccio 3 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso e vado a chiudere con 2 catenelle, vado a fare un punto basso nell'ultimo punto utile della riga. Quindi fatto questo lavoro giro, e quindi fatta anche questa riga giro il mio lavoro e vado a fare quello che è il mio primo punto alto. Quindi io parto con punto basso su punto basso, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto sottostante, lavoro 2 punti alti, 3 catenelle di separazione e vado qui in cima e faccio un punto basso, di nuovo 5 catenelle di separazione e vado sempre qui in alto e faccio il mio punto basso, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto, quello formato da 3 catenelle, lavoro 3 punti alti. Faccio 3 catenelle di separazione, vado qui in alto e lavoro il punto basso, 5 catenelle e vado qui sulla terza catenella utile
lavoro il punto basso, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro qui nell'archetto che ho subito dopo e lavoro 3 punti alti, di nuovo 3 catenelle, vado qua in alto, mi lavoro il mio punto basso, faccio 5 catenelle, mi sposto qua in alto, lavoro un punto basso, vado a fare le mie 3 catenelle, entro nell'ultimo archettino e lavoro i 2 punti alti, filo sull'uncinetto e lavoro l'ultimo punto alto sul punto basso. Dopodiché giro il mio lavoro e riparto praticamente con la riga numero 2. Quindi un punto basso, 2 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo, vado a farmi i miei 2 gruppetti di punti alti, mi chiudo con un punto basso, 3 catenelle e via via. Praticamente ripeteremo questa sequenza fino alla misura che ci serve. Io lavoro ancora un pochino per farvi vedere un campione un po' più grande, un po' più consistente. Ed ecco che ho finito il mio campione, è un punto veramente carinissimo, ce lo vedo veramente tanto bene come un bordo di un cardigan, un bordo di un maglione, una bella stola, magari lavorato ecco appunto con dei filati un po' più raffinati, sicuramente una bella stola ci sta benissimo. E con oggi il video è finito, è stato un piacere condividere questo punto con voi. E detto questo, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi aggiornerà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre nel box informazione vi lascio i link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.